con questo tasto qua, con scritto Save Old, c'è la possibilità, premendolo, di salvare l'immagine e rivederla o sul dispositivo o sul computer. Allora, buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi volevo presentare questo multimetro termocamera. Mi serviva una termocamera e visto che questo fa sia da multimetro, vedete, che da termocamera, ho detto perché non prendere questo che fa tutte e due le cose insieme. E sicché lo volevo testare insieme con voi e vedere le caratteristiche che ha questo apparecchio, in maniera che se qualcuno potesse ritenere che gliene serve uno uguale, sa già come funziona senza dover diventare matto, come alle volte succede che uno rimane indeciso. Così dopo la prova saprete vita, morte e miracoli di questo apparecchio, perché lo testeremo a fondo. Lo metteremo addirittura in confronto con un HP 44401, lo so che è una lotta impari, ma vediamo come ne esce, diciamo, questo piccolo apparecchio, e lo testeremo anche come termocamera e vediamo un attimino quello che succede se riesce a individuare dei tubi nel muro, se riesce a individuare dei componenti quali sono più caldi. Insomma, faremo un test completo di questo piccolo apparecchio, visto che così, diciamo, l'ho preso e può essere comodo anche a voi. Proseguite nel video e vedrete cosa combino anche questa volta. Allora, questo è il multimetro termocamera, questa è la sua scatolina, arriva bene imballato, sicché, diciamo, problemi di rotture non ce ne sono. È un tool tube, non so se si pronuncia bene, comunque è scritto tool tube, e dentro ci sono le istruzioni sia in cinese e sia anche in inglese, e sono piuttosto, diciamo, complete, dopo si guardano insieme. Arriva in questa bella custodina, effettivamente è molto comodo, togliamo di mezzo la scatola che ora non serve. Dentro c'è il multimetro termocamera, c'è i puntali, ci sono anzi i puntali, c'è un piccolo fusibile di ricambio, è piccolino, e poi, diciamo, c'è il cavetto che ora lo devo aver lasciato in giro. Eccolo qua, c'è il cavettino di ricarica che è bello lungo, in maniera che non lo potete, diciamo, mettere tranquillamente in carica, non come alcuni che arrivano con un cavettino che è 10 cm. Questo è bello lungo, sarà circa 1 metro, sicché riuscite a metterlo bene, diciamo, sotto carica. Dalle caratteristiche che ora andrò a inquadrare sembra anche piuttosto interessante. Questo è l'apparecchio, così si accende, si può scegliere se accenderlo, diciamo, come termocamera o direttamente come multimetro. Ci tolgo la plastica protettiva, che non l'avevo neanche ancora tolta, in realtà non l'ho neanche ancora provato, lo proviamo insieme come sempre io e voi. E ora diamo un'occhiata intanto alle istruzioni. Vi faccio vedere ovviamente solo le istruzioni in inglese, perché quelle in cinese credo ce ne sia pochi che gli interessano. Sono scritte piccoline, comunque sono piuttosto complete. Parlano, diciamo, del multimetro, parlano di come usare la termocamera e sono comunque molto spiegate bene. Comunque l'apparecchio è di utilizzo intuitivo e è un bel apparecchietto. Se andiamo a vedere, oltretutto, vediamo se riesco a avvicinarvelo un attimino, anche la precisione come multimetro, abbiamo dei riflessi, è buona, una precisione dello 0,5% e non solo è più che accettabile, ma è molto buona. C'è una tolleranza dell'ultimo digit di soli 3 digit, ve l'ho detto in un altro video, sicché potete andare a vedere, e io direi di vedere il multimetro, diciamo, di persona. Allora, partiamo con la sezione multimetro.
Questo è il case. Questi qui sono tasti che servono per scorrere. Qui c'è semplicemente la presa per la ricarica e poi da quest'altra parte per accenderlo e spengerlo. Una cosa bellina è anche qui sotto che ci va una batteria standard. Vediamo se riesco ad aprirla. Questo è diciamo il supporto per poterlo mettere in piedi se uno li serve, e questa qua è la parte del vano portapile, che come vedete ci va una batteria classica di quelle da 3V7, in maniera che se uno se la porta via carica un'altra, può anche sostituirla se li si scarica, e è una cosa veramente molto comoda, più che delle batterie diciamo incorporate nell'apparecchio stesso. Lo richiudo e ci mettiamo a vedere le varie funzioni. Vediamo subito le funzioni multimetro, che sono diciamo le più importanti. Il multimetro termocamera è un Tall-Tooth LT14S. Allora, fa le funzioni classiche di un multimetro, che sono volt sia in continua che in alternata, misura gli ohm ovviamente, fa da cicalino, misura i diodi, misura anche i condensatori, misura la temperatura, misura la frequenza. Questo qui con scritto NL serve per vedere a distanza se c'è corrente, dopo si vede insieme, e chiaramente misura l'amperaggio. Allora, come multimetro, per passare diciamo da una portata all'altra si usa il commutatorino che è di lato, sicché premendolo, come vedete, si scorre diciamo da una funzione all'altra. Ora siamo nella funzione capacimetro, nella funzione temperatura, nella funzione frequenza e via discorrendo. Ci sono questi altri tastini che servono, uno per passare da manuale così in automatico, e se lo premo si va diciamo in manuale. Con quest'altro tasto si visualizza le funzioni da multimetro a termocamera, oppure se lo teniamo premuto si va a fare diciamo le varie impostazioni che ci sono del menu. Per esempio possiamo selezionare la lingua, ma ci dà varie lingue ma non c'è l'italiano, sicché la lasciamo in inglese. Premendo Save ovviamente si salva le impostazioni. La prima funzione del menu indica se quando parte il multimetro all'accensione deve funzionare subito come termocamera o come multimetro. In questo caso quando l'accendiamo funziona come termocamera. Poi c'è la seconda funzione che indica il tempo che lui sta prima di spengersi, sicché in questo caso 10 minuti. La terza funzione è quella del linguaggio, cioè inglese, tedesco o cinese, sicché lasciamo ovviamente in inglese. Poi c'è la luminosità e poi ci sono diciamo altre funzioni, fra cui il suono e funzioni poi della termocamera. Le funzioni della termocamera: possiamo scegliere il colore, che poi lo vediamo insieme, oppure possiamo scegliere l'unità di misura, se gradi o diciamo Fahrenheit, però o gradi Kelvin, noi lo lasciamo in questo caso in gradi. L'altra funzione è quella dell'emissività, dell'emissione, e ci dà un'impostazione che noi possiamo scegliere in base ai vari materiali che andremo a misurare, e nelle istruzioni diciamo c'è tutta la tabella. Se vogliamo essere veramente precisi le possiamo impostare materiale per materiale. Possiamo impostare il livello di temperatura dove lui ci avverte se è basso, medio, alto o automatico, e possiamo impostare degli allarmi se vogliamo. Ora lo testiamo come multimetro e lo compariamo con un multimetro diciamo di alta qualità. Nel riquadro a destra vedete la tensione che va a leggere diciamo il 34401 dell'HP, che come ripeto è un multimetro molto preciso.
qua ovviamente vedete la tensione che sta leggendo lui, sicché direi che qui stiamo leggendo 1 volt e ci siamo alla grande, perché è 1,0 si è spento, è 1,000 e se vedete in alto a destra segna 1,000 e il resto sono decimali, sicché diciamo con la lettura di 1 volt ci siamo. Proviamo a scendere sotto il volt, vediamo cosa succede. Proviamo 300 millivolt. 300 millivolt sta leggendo 299 millivolt. C'è un leggerissimo scarto che rientra ampiamente nelle tolleranze. Allora, infatti legge 299 millivolt, scarta solamente 1 millivolt. È più che preciso. Proviamo con 19 volt circa. 19 volt, anche qui 18 volt,99, mentre l'altro multimetro sta leggendo 19 volt, praticamente 0,02. Ora lo 0,5% su 19 volt, se noi andiamo a vedere 19 per 0,5% meno uguale, potrebbe andare a leggere 18 volt e 90. Lui legge 18,99, sicché diciamo rientra ampiamente nelle specifiche che dà la casa. Proviamo ora a vedere una tensione alternata. Ora ho messo una tensione alternata di circa 400 Hz e il multimetro ve lo fa vedere, perché quando andate a leggere una tensione alternata vi fa vedere anche la frequenza. Anche qui, se vedete, lo scarto è quasi nullo e sicché diciamo ci siamo alla grande. Proviamo 10 volt. 10 volt, anche qui lui segna 10 volt e 0,1 e il multimetro praticamente segna 9,998, il multimetro di precisione, sicché anche qui rientra nelle tolleranze diciamo alla grande. Ora proviamo 100 volt. È in automatico, il multimetro, vedete che si autosetta da solo. Anche qui 100 volt e 100 volt diciamo sull'HP. E qui siamo a una frequenza di circa 400 Hz. Proviamo a vedere se legge delle frequenze superiori. I multimetri normali, diciamo portatili di fascia bassa, hanno una banda passante che di solito arriva a 1000 Hz. Vediamo se questo riesce a leggere una tensione con una frequenza più alta. Ora abbiamo una frequenza di circa 4 kHz e come vedete il multimetro non ce la fa, ma è normale perché è nato per leggere diciamo fino a circa 1000 Hz. Possiamo anche vedere una tensione di 1000 Hz se la legge correttamente prima di passare ad altre misure. Ora proviamo a leggere una tensione a una frequenza di 1 kHz. Non sto usando il multimetro come frequenzimetro, sto solo vedendo la banda passante in alternata del multimetro e 1000 Hz le legge tranquillamente, come potete vedere con l'altro multimetro comparato. Ecco, ora sposto il multimetro nella funzione frequenza, così sta leggendo diciamo come frequenzimetro. Anche qui 2 kHz, praticamente 1 kHz e 999 rientra ampiamente nella tolleranza. Vediamo ora questo piccolo multimetro nella funzione frequenzimetro che banda passante ha, a quanti megahertz riesce a leggere ancora, che frequenza riesce a leggere come frequenzimetro. Sta indicando comunque anche la temperatura. Ora sta leggendo 10 MHz, che per un multimetro piccolino portatile sono già parecchi. Ora siamo passati a 15 MHz e continua a leggerli. Andiamo a 20 MHz, 20 MHz le legge, 20 MHz, sicché arriva fino a 20 MHz, che non è poco. Direi di provare ora la funzione ohmica. Ora sempre con il calibratore Fluke che ha la funzione ohmica incorporata, mano a mano imposteremo dei valori di resistenza e vedremo come li legge questo piccolo multimetro. Ora chiaramente siamo a 0 ohm, è impostato il calibratore. Ora lo impostiamo per 10 ohm e lui legge
9,8 ohm. Lo impostiamo a 100 ohm e legge 103 ohm. Ora siamo a 1 K e legge 1 kΩ circa. Siamo a 10 kΩ, 9,98, 9,99, rientra sempre nella tolleranza che dà la casa. Siamo a 100 kΩ, 99,99, sicché anche qui più che abbondantemente nella tolleranza. 1 megaohm, 0,999, sicché quasi 1 megaohm, anche qui siamo in tolleranza. E 10 megaohm, anche qua direi che ci siamo. Direi che funziona piuttosto bene. Vediamo quali altre funzioni possiamo testare. Allora direi di testare qualche condensatore. Praticamente lo misurerò prima con il ponte, che è questo, e poi diciamo con il piccolo multimetro. Allora questo condensatore è 56 nanofarad e con il multimetro sempre 56 nanofarad, sicché diciamo in questa portata è preciso. Proviamo un condensatore diverso, sono quasi 9,3 microfarad e il multimetro mi legge 9,9. Proviamo un altro condensatore, questo è un condensatore da 100 microfarad che il capacimetro mi dà 102 microfarad e lo strumentino mi dà 109 microfarad, che diciamo che ci siamo. Questo è un condensatore da 4,1 microfarad, in realtà dovrebbe essere un condensatore da 3,9, ora ve lo faccio vedere, però come sapete c'è una tolleranza. Allora segnava 4,1 se non mi sbaglio e anche questo 4,1, sicché anche in questo caso è preciso. Proviamo ora un condensatore da 2200 microfarad nominali e vediamo quanti sono nel mondo reale e poi confrontiamole con il piccolo multimetro, lo chiamo piccolo multimetro. Sono quasi 2000 microfarad e proviamo dall'altra parte. Ci pensa un pochino, eccolo, 2000, praticamente 2000 microfarad. Comunque si rientra ampiamente nella tolleranza. Ora l'ho messo in questa funzione che è praticamente il rilevatore senza contatto della corrente, che può servire per vedere se c'è un filo, diciamo, al di là del muro o vedere se su un filo c'è corrente. Proviamo. Questo è un cavettino qualsiasi di quelli da computer, se io lo avvicino lui inizia a segnare. Mano a mano che è più vicino e mano a mano segna di più. Direi di vedere le funzioni della termocamera. Questo apparecchio in questo momento è spento, anche se la termocamera, come vedete, se mi inquadro la mano si vede, già rileva la temperatura alla grande della mano. Se io inquadro i componenti non è che alla fine si veda niente perché l'avevo acceso e poi l'ho rispento. C'è leggermente qui che si vede rosso perché probabilmente questi erano rimasti caldi. Ora proviamo ad accenderlo, inserisco la spina e vediamo cosa succede mano a mano. Come vedete ci sono già dei componenti che iniziano a scaldare, non tanto perché siamo a 16-17 gradi, però iniziano a scaldare. Ora lo lasciamo un attimino acceso e vediamo se, scusate i riflessi, se cambia qualcosa. Sposto la camera, come vedete sono quei componenti lì che sono caldi. Purtroppo c'ho le luci, comunque si vede che specialmente nel mezzo, in questo punto qui dove ora c'ho il dito, questi componenti qui sono più caldi. La stessa cosa per questi componenti qua, che ovviamente diciamo più caldi, anche se non sono così caldi, perché siamo intorno ai 24-30 gradi.
Allora, sotto c'è lo switch video e si vede che è caldo. Lo stesso l'hard disk mi segnala ovviamente che è caldo. Come mi segnalerebbe che è caldo l'apparecchiettino che abbiamo visto che è sotto. Ora è scaldato parecchio di più. Come si vede sono a 30 gradi circa e si vedono molto bene i componenti caldi. Molto bene. Guardiamo il saldatore. Il saldatore ora mi sta segnando 240 gradi circa. Sono io che lo muovo. Se cambiamo nel menu la visualizzazione del colore e per esempio la mettiamo qua, ecco qua, in questa visualizzazione fa vedere in bianco e nero e le parti calde le fa vedere rosse. Se io mi sposto su una parte calda mi indica la temperatura che ora è salita a 35 gradi circa. Sotto la termocamera ha un attacco per un normale cavalletto. Ora la metto sul cavalletto e cerchiamo di andare a vedere se rileva dei tubi nel muro che ci passa l'acqua calda. Allora, come vedete, nel muro ci sono due rubinetti, 1 e 2. Ora io inquadro la termocamera, l'ho messa in orizzontale perché così si vede meglio nella telecamera, se no sarebbe in verticale, si sarebbe vista peggio. E proviamo ad abbassare la luce ed aprire l'acqua. Ho abbassato la luce e adesso apro l'acqua. Ho aperto l'acqua calda. Come vediamo, dove sta iniziando a scorrere acqua calda, ovviamente anche il tubo e il rubinetto si colora. Ho cambiato le impostazioni della termocamera. Il boiler che ho è piccolo, però se vedete sotto, diciamo, al rubinetto, dietro al tubo, si vede una macchiettina colorata, diciamo più rosata, e quello è il tubo nel muro che praticamente viene su e viene rilevato. Ho riacceso la luce, pertanto è una funzione che può far comodo, diciamo, anche all'idraulico, perché ora c'è il rubinetto sopra, ma se quello è un tubo che passa nel muro si sarebbe visto che lì ci passava l'acqua calda. Un'altra cosa, qui è dotata di una piccola lente, ce n'è due modelli, una con la lente, uno senza. Questa piccola lente, spostando la lente da questa parte, la termocamera mette a fuoco, diciamo, più da vicino. Mi permette di andare più vicino al soggetto e vederlo meglio, nei limiti ovviamente che può dare una termocamera. L'ultima cosa, con questo tasto qua con scritto Save Hold, c'è la possibilità, premendolo, di salvare l'immagine e rivederla o sul dispositivo o sul computer. La salviamo ancora e poi se io vado a fare una ricerca, vado qua, ritrovo le mie immagini praticamente salvate. Eccole qua. Se io poi vado in questo menu dove c'è scritto USB Mode e faccio così, quando sono collegato alla porta USB lo posso vedere sul computer. Andiamo a vedere. L'ho collegato al computer, è apparsa la cartella dove dentro, se io la apro, ci sono le mie immagini. Questa è una e questa è l'altra, con tutte, praticamente è uno screenshot dello schermo.
praticamente. Allora ragazzi, traiamo le conclusioni di questo piccolo apparecchietto che ho detto, di questa termocamera multimetro. Che vi devo dire? Sono contento. Sono contento, ho fatto un acquisto diciamo bellino. Ripeto, mi mancava la termocamera, così fa anche da multimetro, è comoda da portarsi a giro, oltretutto è anche precisa, sicché direi che sono rimasto contento, e chi la volesse acquistare diciamo secondo me fa un acquisto giusto, e non prende una cosa che non funziona. Avete visto anche tutte le prove, sicché va bene. Fra parentesi, chi gli interessasse acquistarlo, visto che me lo chiedete sempre, metto il link in descrizione, così a chi gli interessa prenderla la può anche prendere diciamo direttamente dal link. È anche scontata, fra parentesi, perché sono riuscito a contattarlo e a farmi fare diciamo un piccolo sconto per voi. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!